Assaggio, Molto, molto giovane, almeno da noi. Il poké è arrivato veramente da poco tempo, ma sta conquistando un po' tutti. In realtà è nato come il sushi destrutturato, poi ha preso 1000 derivazioni. La verità è che è buona. Poi uno se lo adatta, come se lo cuce addosso. Allora, intanto cominciamo la ricetta. Prima cosa da fare è cuocere il riso. Allora, come il riso, differentemente dal riso per il sushi, potete utilizzare anche il riso per il sushi. In questo caso si usa un riso profumatissimo che è fantastico, che è lo Yasmin. È uno dei risi che preferisco in assoluto. Ma come tanti risi, soprattutto nelle cotture di tipo asiatico, si va a sciacquare. Ok. Non servono così tanti passaggi come per il riso per il sushi, soprattutto per lo Yasmin. Quando l'avete sciacquato un paio di volte è più che sufficiente. Ora si mette l'acqua. Considerate, ma giusto perché così anche visivamente si capisce, almeno un dito sopra il riso di acqua. Poi potete scegliere anche di non farlo, ma in questo caso qui serve un pochino di sapore, mettete anche un pizzichino di sale. Per esempio, un altro suggerimento che vi posso dare è che ne so, se vi piace, che ne so, il sapore della cannella, un pezzettino di cannella, oppure il cardamomo che gli dà un profumo incredibile, ce lo mettete dentro. Va bene? Allora, accendo il fuoco, copro. Da questo momento considerate che il tempo di cottura sono sui 12-13 minuti, ma il bello è che poi lo vedrete, comincerà a soffiare, poi scoprite e ci saranno tutti dei forellini come se fossero tanti piccoli vulcani, ma questo lo vediamo dopo. Ora vado a preparare la salsa teriyaki. Salsa di soia, salsa di ostriche, zucchero, aceto e un pochino di zenzero. Allora, intanto non accendo il fuoco ancora, quindi sto solamente mettendo nella padella gli ingredienti. Salsa di soia, salsa di ostriche, zucchero di canna e aceto. Questo è aceto di riso, però, per esempio, magari state pensando in questo momento, oddio, ma dove trovo tutti questi ingredienti? A parte ormai si trovano abbastanza comunemente, però per esempio se non trovate la salsa di ostriche riuscite a fare una buona salsa anche senza la salsa di ostriche, davvero. Allora, ancora non ho acceso il fuoco, lo zenzero, non c'è bisogno di sbucciarlo, prendete un paio di pezzettini, fate pezzettini e le mettete insieme alla salsa di soia. Questi devono dare solamente profumo, così. Ora accendo il fuoco, ma lo tengo basso, non serve che sia molto alto, ora si deve, come si dice, deve addensarsi nel modo giusto, anche perché c'è lo zucchero che permetterà di fare questa cosa velocemente. Poi comincio a preparare anche tutte quelle che sono le verdure di accompagnamento del poké. Una di queste è il cetriolo, tolgo le punte e sempre per quella sorta di magia tolgo l'amaro facendo questa operazione. Lo so che non ha assolutamente nessuna base scientifica, lo faccio sempre e continuo a farlo. Ecco fatto, il cetriolo è pronto. Ora l'assaggio vi dico anche se è amaro, per niente. Carota. E anche le carote sono pronte.
Controlliamo la salsa che si sta piano piano addensando. Aspetto ancora qualche altro istante, poi proseguirò la ricetta. Altro ingrediente da preparare, l'avocado. Ho detto avocado. Si apre. Yahi! Quanto mi sento uno shogun, no? Come si chiamano? Un samurai. Una delle cose che mi dà soddisfazione è quando riesco a togliere la pelle senza rovinare l'avocado. Non sempre mi riesce, dipende anche dal grado di maturazione e tutto. Ne prendo solamente la metà perché è sufficiente qui di questa metà e l'affetto. Anche l'avocado è pronto, praticamente abbiamo tutto pronto, manca solo il ravanello. Preparo il ravanello, affetto, e anche il ravanello è pronto. Abbiamo tutto pronto, dobbiamo solo aspettare che sia pronto anche il riso perché va fatto anche freddare. Ecco qua, il riso è pronto, vedete questi buchettini che sembrano tanti piccoli vulcani? Quando è così potete spengere il fuoco perché il riso è pronto. Ora il riso va fatto raffreddare, potete raffreddarlo in 1000 modi, ma non sotto l'acqua, mi raccomando. Allora, la salsa ha una bella densità, quindi per me è perfetta. A questo punto ci si cuoce il salmone. Salmone magnifico. Allora, ora lo andiamo a tagliare a cubettini. Considerate sempre che comunque la poké si mangia così, cioè non è che uno va con la forchetta e il coltello, quindi vanno fatti dei bocconcini. Così. Rimetto la salsa sul fuoco e ci vado a mettere il salmone. Praticamente qui non dobbiamo fare una cottura violenta di questo salmone, anzi dobbiamo semplicemente glassarlo con questa salsa ed è praticamente pronto. Magnifico. Ultimo, ma veramente ultimo ingrediente è il cipollotto, e del cipollotto uso solo la parte verde, la parte alla fine un po' più aromatica ma meno pungente della parte bianca. Perfetto, abbiamo tutto pronto, ora andiamo a montare la poké. Allora, riso, l'ho messo in una teglietta così, si è raffreddato molto più velocemente, vi conviene fare come ho fatto io. Quello che vi dicevo prima, se volete lo potete condire questo qui, ora per esempio potete mettere un pochino di aceto, mettetelo, aceto e zucchero, esattamente quello che poi è il condimento del riso per sushi, fate come volete, secondo me avercelo anche basico in questo modo, soprattutto se avete anche lo yasmin, che è un riso così profumato, conviene fare così, però come sempre fate come vi piace di più. Così come anche il presentarlo. Spesso e volentieri il poké fatto si sviluppa in altezza, quindi c'è tutto il riso e il condimento. Sono stato in diversi posti invece che il poké viene servito basso, quindi il riso con tutti i condimenti sopra, c'è molto più condimento, diciamoci la verità. Quindi, allora cominciamo a mettere il riso sul fondo. Direi che questo è sufficiente. E ora comincio a mettere tutte le guarnizioni. Parto da queste. Non ce ne metto tante perché secondo me poi è anche una delle cose che piacciono di meno alle persone, però esteticamente sono molto belline. Poi accanto ci posso mettere un po'
di germogli di soia, un po' di carote, l'avocado, questo ne metterò di più perché mi piace parecchio a me, il cetriolo, metto un po' di sale sopra i cetrioli, sopra i ravanelli, sui germogli di soia no, sulle carote sì, un pochino anche sull'avocado, ma poco, un pochino di sale. E ora, Sua Maestà, il salmone con questa meravigliosa salsa. Un po' di salsa sopra, sesamo, e per finire il cipollotto. Vi dico la verità, sono soddisfatto, è proprio bellino, ma la vera soddisfazione sarà l'assaggio, quindi ora mi preparo ad assaggiare. Allora, andrebbe mangiato con le bacchette, ma a me non mi fa tanta voglia, mi prendo un cucchiaio perché con questo so che posso prendere un sacco di cose. Da che cosa parto? Parto subito dal riso e questo magnifico salmone. Assaggio, eh? Potrei mangiare solo questo, senza aggiungere tutto il resto. Assolutamente fantastico. Lo sapete che io me la porto. Fantastica.